Lezione 1. Il fascino dei girovita dell'impero. Girovita Empire, sono alla moda. Ottimo suggerimento, ne proverò un po'. Puoi dirmi di più su questa tendenza di moda? Assolutamente, John. I girovita Empire sono molto popolari in questo momento. Sono uno stile di abito o camicetta che si stringe appena sotto il seno, creando una silhouette elegante e lusinghiera. Affascinante. Ne vedo il fascino. Sembra che sarebbe molto lusinghiero. Cosa c'è in questo stile che lo rende così trendy? Beh, l'Empire Weist è incredibilmente versatile. Funziona bene per una vasta gamma di tipi di corpo, aiuta ad accentuare il busto e a creare l'illusione di una parte centrale più sottile. Questo ha molto senso. Immagino che sarebbe un'opzione molto lusinghiera e comoda, soprattutto per chi cerca di minimizzare il girovita. Esattamente. La cintura in stile impero è inoltre molto elegante e intramontabile. Ha un'atmosfera un po' vintage e romantica che è molto attraente. Lo vedo. C'è qualcosa di quasi regale nello stile impero, vero? Ha un aspetto molto sofisticato e glamour. Assolutamente. È uno stile che evoca immagini della moda dell'epoca della reggenza e delle dee greche. Molto chic e raffinato. Sono incuriosito. Pensi che funzionerebbe bene per il mio tipo di corpo? Sono curioso di provarlo. Sicuramente, John. Credo che un girovita imperiale ti starebbe benissimo. È uno stile che può esaltare una vasta gamma di forme e dimensioni. Eccellente, sono convinto. Dove mi consiglieresti di iniziare la mia ricerca di alcuni gilet stile impero? Beh, i grandi magazzini sono un ottimo punto di partenza. Spesso hanno una bella selezione di abiti e camicette nella silhouette dell'impero. E non dimenticate di dare un'occhiata anche ai negozi vintage o dell'usato. Meraviglioso, grazie per i suggerimenti. Sono entusiasta di sperimentare questa tendenza e vedere come esalta la mia figura. Non ho dubbi che ce la farai benissimo, John. L'Empire Weist è davvero uno stile versatile e senza tempo. Apprezzo il tuo voto di fiducia. Non vedo l'ora di trovare alcuni pezzi che mi facciano sentire chic senza sforzo. Sono sicuro che troverai delle opzioni meravigliose. La vita in stile impero è così elegante e femminile. Penso che adorerai il suo aspetto. Beh, hai sicuramente suscitato il mio interesse. Mi impegnerò a provare dei modelli Empire Waist la prossima volta che vado a fare shopping. Eccellente! Fatemi sapere cosa troverete alla fine. Mi piacerebbe sentire cosa ne pensi di come ti si addice l'Empire Weist. Assolutamente, mi assicurerò di darti un rapporto completo. Grazie ancora per la raccomandazione, non vedo l'ora di esplorare questa tendenza. Felice di aiutarti, John. Goditi le tue avventure nella moda e non esitare a contattarci se hai bisogno di altri consigli di stile. Lo farà. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo a parlarne. È stata una discussione deliziosa e istruttiva. Lezione 2. Esplorazione della cucina vegetariana e vegana. Questo è fantastico. Ci sono opzioni vegetariane o vegane nel menù? Assolutamente, John. Abbiamo una meravigliosa selezione di deliziosi piatti senza carne.
Lascia che ti dica qualcosa in più sulle nostre offerte vegetariane e vegane. Meraviglioso, mi piacerebbe sentirne parlare. Essendo una persona che sta esplorando un'alimentazione più a base vegetale, sono sempre alla ricerca di gustose opzioni senza carne. Bene, per cominciare, abbiamo una fantastica lasagna di verdure arrosto completamente vegana. È fatto con strati di zucchine grigliate, melanzane e peperoni e una cremosa besciamella a base di anacardi. Sembra assolutamente divino. Sono un grande fan dei piatti sostanziosi e vegetariani del genere. Quali altre specialità vegane hai? Offriamo anche un burrito di fagioli neri e patate dolci davvero saporito, avvolto in una tortiglia integrale. È ricco di verdure saltate, avocado e una crema piccante al coriandolo e lime. Gnam, sembra proprio la mia strada. Adoro la combinazione di fagioli neri e patate dolci. Avete anche antipasti ricchi di proteine vegetali? Sicuramente. I nostri spiedini di tofu alla griglia con salsa di arachidi sono i preferiti dai clienti. Il tofu viene marinato in una gustosa marinata di soia e zenzero e servito con una gamma colorata di verdure arrostite. Eccellente, sembra un'opzione senza carne deliziosa e soddisfacente. Sono decisamente incuriosito da tutte queste scelte creative vegetariane e vegane. Sono così felice di sentirlo, John. Il nostro chef è molto orgoglioso di creare piatti fantasiosi e saporiti a base vegetale che anche gli amanti della carne possono apprezzare. Questo è fantastico. È meraviglioso vedere ristoranti che abbracciano e celebrano davvero la diversità della cucina vegetariana e vegana in questi giorni. Assolutamente. Crediamo nella fornitura di opzioni deliziose e nutrienti per tutte le preferenze dietetiche. Fatemi sapere se avete altre domande. Sarò lieto di guidarvi attraverso il menù. Meraviglioso, grazie. Non vedo l'ora di provare alcuni di questi deliziosi piatti vegetariani e vegani. Questo è stato estremamente utile. Sono così felice di poterti fornire una panoramica delle nostre offerte senza carne. John, non esitate a farmi sapere se c'è altro in cui posso esservi utile. Lo farò, Anna. Apprezzo i tuoi consigli informati ed entusiasti. Questo ha sicuramente suscitato il mio interesse nell'esplorare più opzioni per la ristorazione a base vegetale. Eccellente, sono entusiasta di sentirlo, John. Buon appetito e non vedo l'ora di sentire i tuoi pensieri sui piatti che assaggerai. Sembra fantastico. Questa è stata una discussione meravigliosamente istruttiva. Non vedo l'ora di immergermi in queste creative specialità vegetariane e vegane. Meraviglioso, John. Sono sicuro che rimarrai deliziato dai sapori e dalle consistenze. Buona cena e fammi sapere se c'è altro che posso fare per te. Lo farò, Anna. Grazie ancora per i tuoi meravigliosi consigli. Non vedo l'ora di provare questa esperienza culinaria. Lezione 3. Il brivido del collezionismo di francobolli. Qualche francobollo raro finora? Non ancora, ma sono sempre allerta. Il collezionismo di francobolli è un hobby così affascinante. La ricerca di esemplari sfuggenti e preziosi è davvero elettrizzante. Posso immaginarlo. Ci deve essere un vero senso di eccitazione quando si riesce a rintracciare un francobollo raro o unico da aggiungere alla propria collezione. Assolutamente. È come andare a caccia di tesori.
Non sai mai quali gemme nascoste potresti scoprire nei negozi di antiquariato, nei mercatini delle pulci o persino nelle aste online. Davvero figo. Cos'è che trovi così affascinante nel collezionismo di francobolli? Sono la storia e il design dei francobolli stessi? Beh, ci sono tanti aspetti che trovo coinvolgenti. Il significato storico di alcuni francobolli, la maestria e l'artigianalità, la sfida di costruire una collezione completa sono infinitamente affascinanti. Wow, capisco perché sarebbe un hobby così avvincente. La ricerca di quei francobolli rari e unici nel loro genere deve davvero farti pompare il sangue. Sicuramente. E il brivido della caccia è amplificato solo dalla ricerca e dalla conoscenza che ne derivano. Il collezionismo di francobolli è in parti uguali lavoro investigativo e apprezzamento estetico. È incredibile. Posso immaginare che diventare un vero appassionato di francobolli richieda molta dedizione ed esperienza. Assolutamente. È un hobby che premia davvero approfondimenti nella storia e nelle sfumature dei sistemi postali, della produzione della carta e delle tecniche di stampa nel corso dei secoli. Affascinante. Capisco quanto possa piacere a qualcuno con un occhio attento per i dettagli e l'amore per la scoperta di storie nascoste. Precisamente. Il collezionismo di francobolli è un modo meraviglioso per esplorare le intersezioni tra arte, cultura e commercio nel corso della storia umana. Devo ammetterlo, mi stai facendo un'idea piuttosto convincente per provare a collezionare francobolli. Sembra un hobby meravigliosamente coinvolgente e gratificante. Penso che ti piacerà molto, John. L'emozione della caccia e la soddisfazione di costruire una collezione impressionante sono davvero impareggiabili. Beh, hai sicuramente stuzzicato la mia curiosità. Forse dovrò addentrarmi nel mondo del collezionismo di francobolli e vedere quali tesori posso scoprire. Sono così felice per te, John. Fatemi sapere se avete altre domande quando iniziate. Sarei lieto di condividere alcuni suggerimenti e risorse. Meraviglioso, lo apprezzo. È stata una conversazione deliziosa, hai davvero suscitato il mio interesse per questo hobby unico e affascinante. Sono così felice di sentirlo, John. Il collezionismo di francobolli è una mia passione e mi piace sempre condividerla con altri che sono incuriositi. Sentiti libero di contattarci in qualsiasi momento. Assolutamente, lo farò. Grazie ancora per l'approfondita discussione. Non vedo l'ora di intraprendere il mio viaggio personale nel collezionismo di francobolli. Fantastico! Non vedo l'ora di conoscere le tue avventure e scoperte. Buona caccia, John! Lo farò, Anna. È stato un piacere. Mi assicurerò di tenervi informati sui miei progressi nella raccolta di francobolli. Lezione 4. Esplorazione delle opzioni per le vacanze nel fine settimana. Ehi, Anna, sei libera per un weekend questo weekend? Sto cercando di uscire dalla città per un po'. Tempismo eccellente, John. Stavo giusto pensando di fare anch'io un breve viaggio. Vorrei controllare il mio calendario e vedere cosa è disponibile. Meraviglioso, apprezzo che tu lo stia esaminando. Non vedo l'ora di trovare un posto piacevole e rilassante per ricaricarmi per un paio di giorni. Va bene, fammi vedere qui. Sembra che sia a posto per tutto il weekend. Hai in mente qualche destinazione particolare?
Non ancora, ad essere onesti. Speravo che tu potessi avere qualche consiglio per un bel posto panoramico a poche ore di macchina. Ok, fammi pensare. Che ne dite di quell'affascinante paesino sulla costa? Ho sentito che i panorami sono assolutamente sbalorditivi in questo periodo dell'anno. Oh, la costa sembra incantevole. Potrebbe essere solo il biglietto. Avete dettagli sull'alloggio o sulle attività che vi si possono svolgere? Vorrei iniziare a cercare online e vedere se riesco a trovare delle buone opzioni. C'è un delizioso bed and breakfast che volevo visitare. Fantastico, sarebbe perfetto. Mi piacerebbe svegliarmi con una splendida vista sull'oceano e una boccata d'aria fresca di mare. Assolutamente. E ho notato che ci sono anche degli ottimi sentieri escursionistici nelle vicinanze, se hai voglia di esplorare la natura. Meraviglioso, sembra proprio la mia strada. Potrei sicuramente fare un'escursione tonificante seguita da un po' di relax in riva all'acqua. Eccellente. Penso di aver trovato il posto perfetto per il weekend per noi allora. Posso andare avanti e prenotare una camera? Sì, per favore. Sarebbe meraviglioso. Mi emoziono solo al pensiero di scappare dalla città per un paio di giorni. Ottimo, mi occuperò della prenotazione. Sono sicuro che ci divertiremo moltissimo. Sarà il weekend perfetto per rigenerarsi. Non vedo l'ora, questo è esattamente ciò di cui ho bisogno per ricaricare e resettare. Grazie per avermi aiutato a pianificare questa piccola fuga. Certo, John, sono felice di poterti aiutare a trovare il weekend ideale. Sarà un viaggio così bello. Assolutamente. Apprezzo molto i tuoi preziosi consigli e il supporto logistico. Sarà meraviglioso. Meraviglioso, sono così felice che tu ne sia entusiasta. Ho appena prenotato una camera in quell'incantevole bed and breakfast, quindi siamo pronti. Eccellente, sarà fantastico. Non vedo l'ora di uscire dalla città e godermi un po' di pace e tranquillità sulla costa. Anch'io, John. Ho la sensazione che questo viaggio di fine settimana sarà proprio il ripristino di cui entrambi abbiamo bisogno. Non vedo davvero l'ora. Anch'io, Anna. Grazie ancora per tutto il tuo aiuto nella pianificazione. Sono sicuro che sarà un'esperienza davvero memorabile. Assolutamente, John. Sono entusiasta di essere in grado di farlo accadere. Sarà il piccolo weekend perfetto. Sono d'accordo con tutto il cuore. Va bene, probabilmente dovrei andare, ma conto con impazienza i giorni che mancano alla nostra fuga dalla costa. Meraviglioso. Anch'io. Ti contatterò con tutti i dettagli man mano che ci avvicineremo. Fino ad allora, buon proseguimento della giornata, John. Anche tu, Anna. Anch'io non vedo l'ora. Sarà un viaggio così rinfrescante e rigenerante. Ci sentiamo presto. Lezione 5. Il fascino e i rischi delle destinazioni di gioco. Ehi Anna, sai qual è una caratteristica comune a molte destinazioni di vacanza popolari? Questa è una domanda interessante, John. Se dovessi indovinare, direi che molte di queste destinazioni contengono un casinò, a volte anche diversi casinò. Esattamente. Il gioco d'azzardo sembra essere uno dei motivi principali per cui le persone sono attratte da determinati luoghi di viaggio.
Hai assolutamente ragione. Il fascino dei casinò e l'esperienza complessiva di gioco sono una parte importante del fascino di molti turisti. Sicuramente. C'è qualcosa nell'emozione dei giochi, nello sfarzo e nel glamour, che può davvero affascinare le persone. Assolutamente. L'atmosfera del casinò, con tutte le luci lampeggianti e i suoni delle slot machine, crea un ambiente molto stimolante. Senza dubbio, ma ovviamente, il gioco d'azzardo comporta anche una serie di rischi e potenziali svantaggi. Esattamente. Sebbene l'entusiasmo del gioco d'azzardo possa essere una delle principali attrattive, è importante essere consapevoli del potenziale di dipendenza e dei problemi finanziari. Precisamente. Il gioco d'azzardo può diventare un comportamento compulsivo che finisce per causare gravi danni a individui e famiglie. Sicuramente. È una linea sottile tra intrattenimento e ossessione quando si tratta di gioco d'azzardo in queste destinazioni turistiche. Assolutamente. Il gioco responsabile è fondamentale, ma non è sempre facile mantenere questo equilibrio, specialmente in luoghi progettati per incoraggiare l'eccesso. Hai fatto davvero un'ottima osservazione. L'ambiente di queste destinazioni incentrate sul gioco d'azzardo può rendere difficile per le persone esercitare moderazione. Esattamente. I display appariscenti, l'alcol che scorre liberamente e la pressione per continuare a giocare possono creare una tempesta perfetta per il gioco problematico. Sicuramente. È importante che i turisti siano consapevoli dei propri limiti e non lascino che il fascino del casinò offuschi gli altri aspetti piacevoli del loro viaggio. Assolutamente. Trovare un sano equilibrio è fondamentale quando si visitano destinazioni che hanno come principale attrazione il gioco d'azzardo. Ben detto, John. La moderazione e la consapevolezza di sé sono così importanti quando si tratta di affrontare le tentazioni del gioco d'azzardo mentre si è in vacanza. Sicuramente. È una questione complessa, ma che vale la pena discutere per aiutare le persone a prendere decisioni informate sulle loro esperienze di viaggio. Sono completamente d'accordo. L'attrazione del gioco d'azzardo può essere forte, ma è importante valutare i potenziali rischi e benefici prima di indulgere. Assolutamente. Mantenere quel senso di prospettiva e responsabilità è fondamentale, indipendentemente da quanto seducenti possano essere le sale del casinò. Esattamente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio e non lasciare che il gioco d'azzardo offuschi gli altri aspetti che rendono piacevole una destinazione. Ben detto, Anna. Questa è stata una discussione stimolante sulle sfumature del gioco d'azzardo nei luoghi di vacanza più popolari. Grazie, John. È un argomento complesso, ma importante da esplorare, soprattutto quando si tratta di sfruttare al meglio le nostre esperienze di viaggio. Completamente d'accordo. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo ad approfondire questo problema con me. È stata una conversazione molto illuminante. Il piacere è stato tutto mio, John. Mi piacciono sempre le nostre discussioni sui vari aspetti dei viaggi e del tempo libero. Allo stesso modo, Anna. Questo mi ha sicuramente dato alcuni spunti preziosi da considerare per i miei piani di viaggio futuri. Sono felice di sentirlo, John. È importante essere consapevoli delle potenziali insidie, ma anche trovare modi per godersi in modo responsabile l'emozione delle destinazioni dedicate al gioco d'azzardo. Ben detto. Mi assicurerò di tenere a mente questi principi. Grazie ancora per il dialogo approfondito, è stato immensamente utile.
Meraviglioso! Sono così felice di aver potuto fornire una prospettiva utile. Non esitate a contattarci se avete altre domande relative ai viaggi in futuro. Assolutamente, lo apprezzo. È stato uno scambio meraviglioso, Anna. Attendo con ansia la nostra prossima coinvolgente conversazione. Lezione 6. Esplorazione degli stili di tessuto per la moda. Dimmi, Anna, sono alla ricerca di nuovi tessuti per un progetto di moda. Hai qualche consiglio? Assolutamente, John. Sarei felice di condividere alcune intuizioni. Che tipo di stili o capi state cercando di creare tu e tua moglie? Bene, siamo aperti a una varietà di opzioni, ma sono particolarmente incuriosita da alcuni dei tessuti materici più unici che ho visto ultimamente. Meraviglioso! Ci sono così tante interessanti scelte di tessuti in questi giorni. Fammi pensare a cosa potrebbe funzionare bene per il tuo progetto. Lo apprezzo. Le persone nel retro del negozio sarebbero in grado di indicarmi la giusta direzione, presumo? Sicuramente. I nostri specialisti dei tessuti sono dei veri esperti. Saranno in grado di mostrarti una vasta gamma di opzioni e fornirti indicazioni sui tessuti migliori per soddisfare le tue esigenze. Eccellente, è proprio quello che speravo di sentire. Mi assicurerò di tornare indietro e scegliere i loro cervelli. Mi consiglieresti di dare un'occhiata a qualche tessuto in particolare? Fammi pensare. Per un look distintivo e tattile, suggerirei di esplorare alcuni dei nostri broccati, giacquard o persino alcuni velluti dai motivi intricati. Oh, velluto, potrebbe essere davvero interessante. Mi piace l'idea di creare qualcosa con un pizzico di profondità visiva e lusso. Assolutamente. Il velluto ha una sensazione così bella e sontuosa. E la gamma di colori e trame che abbiamo è davvero impressionante. Meraviglioso, questo sta sicuramente suscitando il mio interesse. Sono anche curiosa di sapere quali lenzuola o sete testurizzate uniche potresti avere. Ottima scelta! La nostra selezione di tessuti artigianali in lino e seta è davvero squisita. Penso che tu e tua moglie rimarrete affascinati dalla qualità e dall'artigianalità. Fantastico, è esattamente il tipo di cosa che speravo di trovare. Posso già immaginare a look eleganti e contemporanei che potremmo creare. Non ho dubbi che sarai in grado di creare qualcosa di veramente straordinario, John. Con la nostra vasta gamma di tessuti speciali, le possibilità di design sono infinite. Sono davvero entusiasta di esplorare tutte le opzioni. Sarà un progetto di moda così divertente e gratificante. Sono felice di sentirlo, John. Per favore, fatemi sapere se avete bisogno di assistenza nella selezione dei tessuti o nel brainstorming di idee di design. Assolutamente, mi assicurerò di accettarlo. Questa è stata una discussione incredibilmente utile. Non vedo l'ora di immergermi e iniziare. Meraviglioso! Sono così felice di aver potuto fornire qualche utile guida. Non vedo l'ora di vedere quali meravigliose creazioni tu e tua moglie avete realizzato utilizzando i nostri tessuti. Anch'io, Anna. Anche questa è stata una conversazione deliziosa. Grazie per aver dedicato del tempo a condividere la tua esperienza, è stato inestimabile. È un piacere, John. Mi piace sempre parlare del mondo del tessile e della moda. Fammi sapere come procede il tuo progetto, vero?
Sicuramente, mi assicurerò di tenerti aggiornato. È stata una discussione fantastica e mi sento ispirato e pronto per iniziare. Eccellente, sono entusiasta di sentirlo, John. Non vedo l'ora di vedere cosa sognate tu e tua moglie. Divertiti con il processo creativo. Lo farò, Anna. Grazie ancora per tutte le tue utili intuizioni. Questa è stata una conversazione meravigliosamente coinvolgente. Sei il benvenuto, John. Sono così felice di essere stato d'aiuto. Goditi la tua avventura all'insegna dello shopping di tessuti e non esitare a contattarci se hai bisogno di altro. Assolutamente, lo apprezzo. È stato un piacere, Anna. Attendo con ansia la nostra prossima coinvolgente discussione. Lezione 7. Consigli utili per prenotare l'hotel perfetto. Ciao Anna, sto programmando un viaggio imminente e speravo che tu potessi avere dei consigli per la prenotazione di un hotel per me. Assolutamente, John. Sarei felice di condividere alcuni consigli. Che tipo di servizi o caratteristiche cerchi in un hotel? Beh, di solito scelgo hotel con buone recensioni e servizi come la colazione gratuita e una piscina, se possibile. Criteri eccellenti. Questi sono sicuramente fattori importanti da considerare quando si prenota un alloggio. Lasciatemi pensare ad alcune opzioni che potrebbero soddisfare le vostre preferenze. Ottimo, lo apprezzo. Anche la vicinanza alle principali attrazioni o al centro della città è qualcosa a cui tendo a dare la priorità. Buon punto. La posizione è fondamentale, soprattutto se vuoi essere in grado di esplorare facilmente la zona durante il tuo soggiorno. Fammi vedere cosa riesco a trovare. Meraviglioso, grazie. Sono anche curioso di sapere eventuali consigli utili per ottenere le migliori offerte o tariffe. Oh, bella domanda. Un trucco che ho imparato è quello di essere flessibili con le date di viaggio, se possibile. Prenotare 1 o 2 giorni prima o dopo a volte può comportare risparmi significativi. Ah, è una strategia intelligente. Lo terrò sicuramente a mente mentre esaminerò le opzioni. C'è altro che dovrei prendere in considerazione? Assolutamente. Vale anche la pena verificare se l'hotel offre sconti per la prenotazione diretta tramite il proprio sito web anziché un sito di terze parti. Ah, capisco. Questo ha senso. La prenotazione diretta a volte può comportare anche vantaggi aggiuntivi. Esattamente. E non dimenticare di esaminare eventuali programmi di fidelizzazione o iscrizione che potrebbero farti guadagnare qualche offerta extra. Punto eccellente. Faccio parte di alcuni programmi di ricompensa alberghieri, quindi mi assicurerò di trarne vantaggio. Meraviglioso. È un ottimo modo per massimizzare i tuoi risparmi. Fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti mentre esplori le opzioni di hotel. Lo farò, Anna. È stato incredibilmente utile, mi hai dato delle ottime strategie da prendere in considerazione. Sono così felice di aver potuto fornire alcuni spunti utili. John, prenotare l'hotel giusto può davvero creare o rovinare un viaggio, quindi è importante fare delle ricerche. Assolutamente. E avere un esperto come te a cui far rimbalzare le idee è inestimabile. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo a condividere la tua esperienza. È un piacere, John. Mi piace sempre discutere di consigli di viaggio e aiutare le persone a pianificare esperienze memorabili. Non esitate a contattarci se avete altre domande.
Lo farò sicuramente. Questa è stata una conversazione meravigliosamente istruttiva e sono fiducioso di poter trovare l'hotel perfetto per il mio prossimo viaggio. Eccellente, sono così felice di sentirlo, John. Ti auguro buona fortuna con la tua ricerca di hotel e la pianificazione del viaggio. Fammi sapere come va a finire. Lo farò, Anna. Grazie ancora per tutti i tuoi utili consigli. Questa è stata una discussione davvero coinvolgente e produttiva. Sei il benvenuto, John. Sono lieto di poter fornire alcuni consigli utili per semplificare un po' il processo di prenotazione dell'hotel. Ti auguro un viaggio meraviglioso. Lo apprezzo, Anna. È stato un piacere, come sempre. Attendo con ansia la nostra prossima coinvolgente conversazione. Lezione 8. Prenotare l'alloggio perfetto vicino al parco. Ehi Anna, ho in programma una gita al Parco Nazionale il mese prossimo e sto cercando alcuni consigli su dove alloggiare. Hai qualche suggerimento? Assolutamente, John. Sarei lieto di aiutarti a trovare la sistemazione perfetta. Avete preso in considerazione la possibilità di prenotare un hotel o un Airbnb vicino all'ingresso del parco? È un'ottima idea. Preferisco stare in una baita o in un lodge, se possibile, per immergermi davvero nella natura circostante. Meraviglioso! Una baita o un lodge sarebbe un'opzione fantastica allora. Fammi fare una rapida ricerca e vedere cosa è disponibile nell'area vicino al parco. Fantastico, apprezzo che tu stia indagando per me. La vicinanza all'ingresso del parco è sicuramente una priorità, quindi posso accedere facilmente ai sentieri escursionistici. Ho capito. Mi assicurerò di concentrarmi sulle opzioni che si trovano comodamente vicino al parco. Hai in mente altri requisiti specifici? Fammi pensare. Idealmente, mi piacerebbe trovare un posto con alcuni servizi all'aperto come un braciere o una vasca idromassaggio, se possibile. Oh, sembra adorabile. Queste funzionalità extra all'aperto migliorerebbero davvero l'esperienza. Vediamo cosa riesco a trovare che controlli tutte quelle caselle. Meraviglioso, sarebbe fantastico. E, naturalmente, voglio assicurarmi che gli alloggi abbiano buone recensioni e siano ben attrezzati. Assolutamente, rivedere le valutazioni e i servizi è fondamentale. Mi assicurerò di esaminare attentamente le opzioni per trovare la soluzione perfetta per il tuo viaggio. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo a fare quella ricerca, Anna. Mi aiuterà davvero a scegliere il posto migliore dove stare. È un piacere, John. Trovare la sistemazione giusta può fare la differenza nel modo in cui ti godrai la tua esperienza nel Parco Nazionale. Questo è un ottimo punto. Voglio assicurarmi di avere una base comoda e conveniente in cui tornare dopo una lunga giornata di esplorazioni. Esattamente. E prenotare in anticipo è fondamentale, poiché i posti migliori vicino al parco tendono a esaurirsi rapidamente. Bella chiamata. Mi assicurerò di prenotare la mia cabina o il mio lodge con largo anticipo per garantire la disponibilità. Meraviglioso. È una mossa saggia. Fammi sapere se preferisci che effettui una prenotazione per te, o se preferisci gestirla da solo. Penso che vorrei dare un'occhiata alle opzioni che trovi prima, se per te va bene. Apprezzerei il tuo contributo prima di prendere una decisione definitiva. Assolutamente. Nessun problema. Compilerò un elenco degli alloggi più adatti e te li invierò. Fammi sapere se hai bisogno di altra assistenza.
Fantastico, apprezzo davvero il tuo aiuto, Anna. Renderà la pianificazione di questo viaggio molto più semplice. Sono felice di essere stato d'aiuto, John. Prenotare il posto giusto dove stare è fondamentale per una piacevole visita al Parco Nazionale. Completamente d'accordo. Con la tua esperienza, sono sicuro che troverò la base perfetta per la mia prossima avventura. Meraviglioso, sono lieto di poterti fornire una guida preziosa. Fatemi sapere una volta che avete avuto la possibilità di esaminare le opzioni. Lo farò, Anna. È stata una conversazione meravigliosamente produttiva. Mi sento benissimo per i prossimi passi nella pianificazione del mio viaggio. Eccellente, sono così felice di sentirlo, John. Non esitate a contattarci se avete altre domande durante la finalizzazione della sistemazione. Lo apprezzo, Anna. Questa è stata una discussione incredibilmente utile e ti sono grato per il tuo tempo e le tue intuizioni. È un piacere, John. Mi piace poter offrire consigli che possano davvero migliorare l'esperienza di viaggio di qualcuno. Non vedo l'ora di sapere come andrà il tuo viaggio. Assolutamente, mi assicurerò di tenerti aggiornato. È stata una conversazione deliziosa, come sempre. Non vedo l'ora di iniziare la mia pianificazione. Lezione 9. Navigare tra le insicurezze infantili e l'età adulta. Ehi Anna, speravo di poter parlare di un argomento che mi sta pesando ultimamente, le insicurezze che i bambini spesso affrontano. Assolutamente, John. Le insicurezze infantili possono essere una questione delicata ma importante da discutere. Quali aspetti volevi esplorarne? Beh, trovo affascinante quante di queste ansie e dubbi su se stessi possano effettivamente ripercuotersi nella vita adulta. Questo è un ottimo punto. Le insicurezze che sviluppiamo da bambini a volte possono riflettere problemi o schemi più profondi della nostra vita. Esattamente. E non è sempre facile per le persone superare questi sentimenti profondamente radicati, anche quando invecchiano. Sicuramente. Le radici delle insicurezze infantili possono essere piuttosto profonde e manifestarsi in vari modi nel corso della vita di un individuo. Precisamente. Cose come la bassa autostima, la paura di fallire o la difficoltà a stabilire relazioni, possono essere tutte ricondotte a problemi degli anni della formazione. Assolutamente. E immagino che debba essere difficile per gli adulti superare quei persistenti sentimenti di inadeguatezza o autocoscienza. Assolutamente. Può essere una vera lotta, specialmente quando quelle insicurezze diventano così radicate nella personalità e nel comportamento di una persona. Questa è un'ottima osservazione. Il passaggio dall'infanzia all'età adulta non sempre cancella queste insicurezze profonde. Esattamente. E non si tratta solo dell'individuo, questi problemi possono anche influire sulle loro relazioni, sulla carriera e sul benessere generale da adulti. Hai sollevato un punto così importante. Le insicurezze infantili irrisolte possono avere conseguenze di vasta portata in diversi ambiti della vita. Sicuramente. Ecco perché penso che sia così importante che le persone cerchino di affrontare questi problemi di fondo, piuttosto che limitarsi a lasciarli peggiorare. Sono d'accordo con tutto il cuore. Affrontare queste insicurezze infantili a testa alta, con compassione e consapevolezza di sé, può essere un potente percorso di crescita personale.
Assolutamente. Potrebbe non essere facile, ma i potenziali benefici derivanti dal superamento di questi problemi profondi sono davvero profondi. È così vero. Lasciare andare il bagaglio dei nostri anni formativi può sbloccare tanta libertà e realizzazione personale da adulti. Sicuramente. E penso che più riusciamo a far luce su questo argomento, più possiamo aiutare le persone ad affrontare queste insicurezze. Non potrei essere più d'accordo, John. Discussioni aperte e ponderate come questa possono fare molto per destigmatizzare le insicurezze infantili e fornire un percorso da seguire. Assolutamente. Questa è stata una conversazione davvero perspicace. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per esplorare questo problema importante ma importante con me. Il piacere è tutto mio, John. Sono grato che abbiamo potuto tenere questa stimolante discussione su un argomento che merita maggiore attenzione e comprensione. Anch'io, Anna. Questo è stato incredibilmente prezioso e mi sento rinvigorito all'idea di continuare a esplorare modi per affrontare le mie persistenti insicurezze. Sono così felice di sentirlo, John. Ricorda, il viaggio alla scoperta di sé e alla crescita dura tutta la vita, ma le ricompense sono davvero trasformative. Ben detto. Non vedo l'ora di continuare a esplorare questa strada e apprezzo avere qualcuno come te con cui discutere apertamente di questi argomenti. Assolutamente, John. Sono sempre qui se hai bisogno di ascolto o di incoraggiamento mentre affronti le complessità delle insicurezze infantili fino all'età adulta. Significa molto, Anna. Questa è stata una discussione meravigliosamente coinvolgente e illuminante. Ti sono grato per il tuo tempo e la tua comprensione. La gratitudine è tutta mia, John. Sono onorato di aver avuto l'opportunità di approfondire questo argomento significativo con te. Per favore, non esitare a contattarci nuovamente. Lo farò sicuramente, Anna. È stata una conversazione deliziosa e attendo con impazienza la nostra prossima discussione arricchente. Lezione 10. Esplorazione degli alloggi ideali per un viaggio di lavoro. Buongiorno, Anna. Sto prenotando un alloggio per un prossimo viaggio di lavoro e potrei usare la tua esperienza. Eccellente, John. Sarei lieto di fornire alcuni consigli. Che tipo di caratteristiche o servizi cerchi in un hotel o in una casa vacanza? Beh, visto che si tratta di un viaggio d'affari, ho bisogno di un posto comodo e conveniente, non troppo lontano dall'ufficio o dalle sedi principali degli eventi. Ho capito. Sono tutte considerazioni molto importanti. Che ne dite di un hotel situato in posizione centrale nel cuore della città? Questo ti metterebbe vicino ai principali punti di incontro. Sembra l'ideale. La vicinanza all'ufficio e ai luoghi degli eventi è fondamentale, poiché mi muoverò molto durante questo viaggio. Assolutamente. Essere in grado di spostarsi facilmente tra il tuo alloggio, l'ufficio e le sedi ti farà risparmiare molto tempo e fatica. Esattamente. E vorrei anche qualcosa che abbia un buon spazio di lavoro, wifi affidabile e magari anche una palestra o altri servizi per rilassarmi. Criteri eccellenti, John. Un hotel con questo tipo di caratteristiche e opzioni ricreative ideali per chi viaggia per affari sarebbe perfetto per un viaggio di lavoro. Meraviglioso. Spero anche di trovare un posto con un po' più di personalità, piuttosto che una catena di hotel generica. Ho capito.
Un boutique o un hotel indipendente offrirebbe probabilmente un'esperienza più unica e memorabile, pur soddisfacendo le vostre esigenze pratiche. Precisamente. Voglio sentire di vivere davvero il sapore locale della città, non limitarmi a stare in un generico ambiente aziendale. Posso certamente mettere insieme alcune opzioni che catturano il fascino e il carattere locale, soddisfacendo anche i requisiti funzionali per il tuo viaggio d'affari. Lo apprezzo davvero, Anna. Renderà il processo di prenotazione molto più semplice, affidandomi alla tua esperienza. Felice di aiutarti, John. Scegliere la sistemazione giusta può fare una grande differenza nella produttività e nel divertimento di un viaggio di lavoro. Assolutamente. E con i vostri consigli, sono sicuro che troverò il perfetto equilibrio tra comfort, praticità e stile locale. Meraviglioso! Fammi sapere se hai altri criteri o preferenze specifici e personalizzerò i miei consigli di conseguenza. Lo farà. Questa è già stata una conversazione estremamente utile. Mi sembra di avere una visione molto più chiara di ciò che sto cercando. Eccellente! Sono lieto di aver potuto fornire alcune indicazioni utili. Inviami i dettagli del tuo prossimo viaggio e mi metterò al lavoro per trovare l'hotel o la casa vacanza ideale per te. Fantastico, lo apprezzo davvero. Questo renderà la pianificazione di questo viaggio di lavoro molto più agevole. È un piacere, John. Sono lieto di poter offrire alcuni spunti preziosi per aiutarvi a semplificare la parte relativa agli alloggi nella pianificazione del viaggio. Assolutamente. Questa discussione è stata incredibilmente produttiva e informativa. Ti sono grato per il tuo tempo e la tua esperienza. È stato un piacere, John. Sono sempre lieto di dare una mano nella pianificazione dei viaggi, soprattutto quando si tratta di viaggi di lavoro importanti. Beh, mi sento sicuramente potenziato e preparato, grazie a te. Non vedo l'ora di vedere quali opzioni riuscirai a trovare. Meraviglioso! Sono entusiasta di mettere insieme alcuni ottimi consigli per te. Fammi sapere se hai bisogno di altro mentre finalizzi i dettagli. Lo farò, Anna. È stata una conversazione deliziosa, come sempre. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per chiacchierare con me. Allo stesso modo, John, sono felice di essere stato d'aiuto. Goditi il resto della giornata e buon viaggio nel tuo prossimo viaggio di lavoro. Grazie, Anna. Sono sicuro che lo farò, con la tua guida esperta. È stato un piacere e attendo con impazienza la nostra prossima discussione. Lezione 11. Pianificare una divertente giornata estiva al lago. Ehi Anna, sto cercando di organizzare una divertente gita di un giorno al lago questo fine settimana. Ci sei già stato? Cosa fai di solito? Oh, adoro il lago! È un posto fantastico per una giornata estiva. C'è così tanto da fare: nuotare, andare in barca, fare picnic, fare escursioni sui sentieri. Che tipo di attività speri di apprezzare? Sembra divertente. Stavo pensando di preparare un pranzo al sacco e magari noleggiare un pedalò o un kayak se il tempo è bello. Splendida idea! Il lago ha delle aree panoramiche davvero belle, perfette per un picnic. E uscire in acqua è un modo davvero rilassante di trascorrere la giornata. Esattamente. E se fa abbastanza caldo, mi piacerebbe anche fare una nuotata. Di solito porti il costume da bagno quando vai?
Assolutamente. Il lago ha una bella spiaggia sabbiosa ideale per nuotare. Mi assicuro sempre di mettere in valigia la mia tuta e degli asciugamani. Perfetto, mi assicurerò di fare lo stesso allora. Consiglieresti di portare o fare qualcos'altro mentre siamo lì? Fammi pensare. Altri oggetti utili potrebbero essere una crema solare, un altoparlante portatile per ascoltare musica e magari un frisbee o altri giochi all'aperto. Oh, ottima scelta per il frisbee. Sarebbe un modo divertente per fare un po' di attività tra un relax e l'altro. Esattamente. E se ti senti avventuroso, ci sono alcuni bei sentieri escursionistici intorno al lago che offrono splendide viste. Oh, non sapevo ci fossero anche dei sentieri escursionistici. Potrebbe essere un ottimo modo per rimpiazzare il pranzo al sacco. Sicuramente. I sentieri sono ben segnalati e non troppo faticosi, quindi sono perfetti per una piacevole passeggiata nella natura. Fantastico, dovrò assicurarmi di avere un po' di tempo per questo. Sembra che sarà una giornata davvero divertente e completa. Lo penso anch'io. Hai un ottimo piano in arrivo. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli mentre definisci i dettagli. Lo farò, Anna. Ti ringrazio davvero per aver condiviso le tue idee. Sta rendendo il processo di pianificazione molto più semplice. È un piacere, John. Sono sempre felice di dare una mano quando si tratta di pianificare divertenti gite estive. Sembra che sarà una splendida giornata al lago. Lo penso anch'io. Con la tua guida esperta, sono sicuro che sarà una gita fantastica. Non vedo l'ora. Meraviglioso. Sono così felice di esserti stato utile. Spero che tu ti diverta tantissimo al lago questo fine settimana. Fammi sapere come va. Assolutamente, mi assicurerò di aggiornarti. È stata una conversazione deliziosa, come sempre. Apprezzo il tuo tempo e le tue intuizioni. Il piacere è tutto mio, John. Mi piace questo tipo di discussioni sulla pianificazione e sono felice di poter fornire alcuni suggerimenti utili. Goditi la tua giornata al lago. Lo farò sicuramente, grazie a te. È stata una bella chiacchierata e non vedo l'ora di iniziare la nostra prossima coinvolgente conversazione. Lezione 12. Gli elementi essenziali della sartoria degli abiti. Ehi Anna, volevo comprarmi un abito nuovo per un evento imminente, ma non so da dove cominciare. Hai qualche consiglio su come scegliere la taglia giusta? Assolutamente. John, la vestibilità è fondamentale quando si tratta di abiti. Bene, per prima cosa dovresti sapere la tua taglia. Ti sei misurato di recente? Sai, non riesco a ricordare l'ultima volta che mi sono misurato per un abito. È qualcosa che dovrei fare prima di andare dal sarto? Sì, sicuramente. Ottenere misurazioni accurate è il primo passo per garantire una tuta ben aderente. Cose come il petto, la vita e la parte interna sono importanti. Ah, capisco. Questo ha molto senso. Avrò bisogno di un po' di tempo per prendere le misure giuste prima di andare dal sarto. Fatelo sicuramente. E quando entri, assicurati di comunicare chiaramente le tue misure al sarto. Questo li aiuterà a individuare la taglia giusta. Ok, ottimo consiglio. E una volta ricevute le misure, cos'altro devo tenere a mente quando lavoro con il sarto?
Bene, ti consigliamo anche di prestare attenzione alle spalle. Assicurati che la giacca aderisca perfettamente alla schiena senza spazi vuoti. Buon punto. Le spalle sono un'area chiave su cui dovrò concentrarmi. C'è altro a cui dovrei fare attenzione? Assolutamente. Anche la lunghezza delle maniche è fondamentale. Dovrebbero colpire proprio nel punto giusto del polso. Ah sì, la lunghezza delle maniche. Posso vedere come potrebbe fare una grande differenza nell'aspetto generale della tuta. Esattamente. E non abbiate paura di fornire un feedback al sarto mentre apporta le modifiche. Un dialogo aperto è importante. Questo è un ottimo consiglio. Voglio assicurarmi di partecipare attivamente al processo, quindi mi ritroverò con un abito che mi sta perfettamente. Sicuramente. Il sarto è lì per guidarti, ma dovresti anche sentirti in grado di esprimere le tue preferenze ed esigenze. Meraviglioso, terrò tutto a mente. Questo è un consiglio davvero utile quando inizio a comprare un nuovo abito. Sono lieto di aver potuto fornire alcuni consigli utili, John. La sartoria è molto importante per ottenere un look professionale e raffinato. Assolutamente. E con la tua guida, mi sento molto più preparata a lavorare a stretto contatto con un sarto per ottenere la misura perfetta. Eccellente. Sono felice di averti fornito le giuste conoscenze. Fatemi sapere se avete altre domande durante il processo di acquisto dell'abito. Lo apprezzo davvero, Anna. Questa è stata una conversazione meravigliosamente istruttiva. Ora mi sento molto più fiducioso. Sono così felice di sentirlo, John. La sartoria può sembrare scoraggiante, ma con l'approccio giusto, ti ritroverai con un abito che ti fa apparire e sentirti al meglio. Sicuramente. Sono entusiasta di mettere in pratica questi suggerimenti. Questa è stata una discussione incredibilmente preziosa, come sempre. Meraviglioso, John. Sono felice di poter condividere alcuni spunti utili per guidarti nell'acquisto del tuo prossimo abito su misura. Goditi il processo. Lo farò sicuramente, grazie a te. È stata una conversazione deliziosa e non vedo l'ora di vederne molte altre simili. Lezione 13. Prepararsi per un pendolarismo sicuro in bici. Ehi Anna, sto pensando di iniziare ad andare al lavoro in bici qualche giorno a settimana. Che tipo di attrezzatura mi consigliate per stare al sicuro sulla strada? Ottima idea, John. Andare al lavoro in bicicletta è un'opzione salutare ed ecologica. Per motivi di sicurezza, consiglio vivamente di indossare un casco. Un casco, capito. Devo indossarne uno anche se prima mi alleno in un parcheggio vuoto? Assolutamente. Anche per allenarsi, un casco è un must assoluto. La sicurezza della testa dovrebbe sempre essere la massima priorità. Ha senso. Voglio assicurarmi di prendere buone abitudini sin dall'inizio. Quali altri attrezzi consiglieresti? Bene, gli indumenti riflettenti o dai colori vivaci sono importanti per la visibilità, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Buon punto. Voglio assicurarmi che gli autisti possano vedermi chiaramente, anche al mattino presto o al tramonto. Esattamente. E valuta la possibilità di investire in alcune luci per la tua bici, sia anteriori che posteriori. Luci, è un'ottima idea. Voglio assicurarmi di poter essere visto da tutte le angolazioni.
Sicuramente. Le luci ti aiuteranno a rimanere visibile e segnaleranno la tua presenza ad altri veicoli e pedoni. Eccellente, c'è altro che dovrei avere nel mio arsenale di sicurezza come nuovo pendolare in bici? Fammi pensare. Un robusto lucchetto per bici è anche una buona idea, nel caso in cui sia necessario lasciare la bici incustodita. Bella chiamata. Sicuramente non voglio che mi rubino la macchina, soprattutto se faccio affidamento su di essa per i miei spostamenti quotidiani. Esattamente. E potresti anche prendere in considerazione un kit di riparazione per bici, nel caso in cui dovessi avere una gomma sgonfia o dover fare qualche piccola modifica. È davvero intelligente. Odierei rimanere bloccata per strada. Un kit di riparazione potrebbe essere un vero toccasana. Assolutamente. Essere preparati con l'attrezzatura e gli strumenti di sicurezza giusti ti darà la massima tranquillità quando inizierai ad andare al lavoro in bicicletta. Sono tutti consigli molto utili, Anna. Mi sento molto più attrezzato per prepararmi e mettermi in viaggio in sicurezza. Sono così felice di aver potuto fornire alcuni consigli utili. John, andare in bicicletta può essere un'ottima opzione per il pendolarismo, a patto che tu dia priorità alla tua sicurezza. Sicuramente. Con l'attrezzatura e le precauzioni giuste, penso che questo sarà un ottimo modo per allenarmi e ridurre la mia impronta di carbonio. È un atteggiamento fantastico, John. Sono entusiasta che tu intraprenda questo nuovo viaggio in bici da pendolare. Fatemi sapere se avete altre domande lungo la strada. Assolutamente, apprezzo molto la tua guida. Questa è stata una conversazione meravigliosamente istruttiva, come sempre. Il piacere è tutto mio, John. Sono felice di poterti aiutare a fornirti le conoscenze di sicurezza essenziali per diventare un pendolare in bicicletta sicuro di te. È stato incredibilmente prezioso, Anna. Mi sento motivato e pronto a uscire e provarci. Meraviglioso, John. So che andrai alla grande. Ti auguro viaggi sicuri e piacevoli da e verso il lavoro. Grazie, Anna. Questa discussione è stata una delizia e non vedo l'ora di assistere a molte altre conversazioni coinvolgenti come questa. Lezione 14. Ottenere un sonno migliore attraverso aggiustamenti di routine. Buongiorno, Anna. Ultimamente sto cercando di migliorare la qualità del mio sonno. Hai apportato modifiche anche ai tuoi schemi di sonno? Assolutamente. John, dormire bene è molto importante e sto sperimentando alcune cose per ottimizzare la mia routine del sonno. È bello sentirlo. Che tipo di modifiche hai implementato? Sono sempre alla ricerca di nuovi consigli per dormire meglio. Beh, una cosa che ha fatto una grande differenza per me è attenersi a un programma di sonno costante, anche nei fine settimana. Ah sì, quel fattore di coerenza è fondamentale, no? Tendo a far variare un po' troppo l'ora di andare a letto e quella di sveglia. Esattamente. Andando a letto e svegliandosi ogni giorno alla stessa ora, il corpo può regolare meglio il suo orologio interno. Questo ha molto senso. E hai notato altri vantaggi derivanti dal mantenere una routine del sonno più strutturata? Sicuramente. Ho scoperto che mi addormento più velocemente e dormo più profondamente quando non cambio continuamente i miei orari. Questo è fantastico. Hai provato altre strategie che ti hanno aiutato a migliorare la qualità del sonno?
Sì, sono stato anche molto intenzionato a creare una rilassante routine prima di andare a letto. Cose come lo stretching leggero, la lettura o la meditazione. Oh, è un'ottima idea. Dedicarsi ad alcune attività leggere prima di andare a letto può davvero aiutare la mente e il corpo a rilassarsi. Assolutamente. E anche evitare di passare davanti allo schermo l'ultima ora prima di andare a letto ha fatto una grande differenza. Ah sì, la luce blu dei dispositivi può davvero interrompere il naturale ciclo sonno-veglia del tuo corpo, vero? Esattamente. Cerco di mettere via tutti i miei dispositivi e concentrarmi su attività più rilassanti e non digitali nella finestra prima di andare a dormire. Sembra un approccio meraviglioso. Incorporerò sicuramente alcune di queste abitudini nella mia routine del sonno. Meraviglioso, John. Sono sicuro che questi aggiustamenti avranno un impatto positivo sulla qualità del tuo sonno. Lo spero anch'io. Questa è stata una conversazione molto utile. Mi sento in grado di apportare alcune modifiche significative. Sono così felice di sentirlo, John. Un sonno di qualità è fondamentale per la nostra salute e il nostro benessere generale. Assolutamente. Con la tua guida, sono entusiasta di iniziare a dare priorità a migliori abitudini di sonno nella mia vita quotidiana. Eccellente, John. Sono sicuro che queste strategie ti faranno dormire sonni tranquilli e svegliarti riposato. Questo è l'obiettivo. Questa è stata una discussione meravigliosamente istruttiva. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per condividere le tue opinioni. È un piacere, John. Sono sempre felice di discutere dei modi per migliorare la nostra salute e il nostro benessere. Fammi sapere come funziona la nuova routine del sonno per te. Lo farò, grazie ancora Anna. È stata una conversazione deliziosa, come sempre. Attendo con ansia la nostra prossima coinvolgente discussione.